Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video in cui andiamo a fare degli attacchi con lo stregone leggendario Tarariok. Andiamo a vedere un po' il suo utilizzo su basi sia non difesa che su base difesa, e andiamo a capire un po' qual è appunto il metodo migliore per utilizzarlo. Facendo un piccolo riepilogo delle sue magie, ricordiamo che ha 3 magie bianche, di cui uno sguardo alla morte a considerazione di un attacco di rabbia che recupera comunque 2 attacche, quindi al netto una, e un tempo di recupero abbastanza lungo di 6 secondi. Abbiamo anche la seconda magia bianca con situazioni di 2 attacchi di rabbia, che consente di avere un attacco aumentato al 180% e di congelare torri colpite per un secondo. E come ultima magia bianca abbiamo un'altra magia con situazione di un attacco di rabbia, che è la magia come quella di Patox, che va a congelare le torri colpite nell'avversario e a danneggiarle per il 14% degli HP modificati. Quarta e ultima magia, magia rossa, che è l'unica magia che consente a Drago di recuperare salute, la sua attivazione, e di creare un piccolo scudo che gli consente a Drago di avere un'invincibilità per pochi secondi. Alla sua attivazione ripristina anche istantaneamente 3 attacchi di rabbia. Andiamo quindi adesso a vedere delle fasi di attacco. Fasi di attacco su due basi non difese e una base difesa. Quindi andiamo comunque a vedere un po' qual è la strategia migliore per utilizzare questo drago. Essenzialmente abbiamo quindi, come abbiamo detto, uno sguardo alla morte, che è molto importante per quanto riguarda le basi difese soprattutto, poiché ci consente di eliminare istantaneamente 1/2 torri. Ovviamente dobbiamo dare precedenza sempre alla Earth e, se riusciamo, alla magia rossa contemporaneamente, quindi se sono tipo vicine, mirare al centro tra Earth, tempesta e magia rossa per farle fuori entrambe. Questo perché andando ad attivare poi la magia rossa, che gli consente uno scudo istantaneo e gli consente comunque di far danno a tutte le torri vicine, eliminando la magia rossa anche insieme alla Earth riusciamo a danneggiare tutte le torri vicine, oltre che a proteggerci con la magia rossa. Di conseguenza la sequenza migliore quindi sarebbe questa, appunto, cioè di andare a distruggere la Earth o tempesta, ma attivare la magia rossa e la magia bianca giustizia celeste contemporaneamente. Questo perché la magia rossa ci consente di evitare tutti gli attacchi e i super colpi in arrivo. 2, perché la magia bianca giustizia celeste ci consente di avere un attacco aumentato, come abbiamo detto in precedenza, e di andare comunque a continuare a congelare ogni torre colpita, in modo tale magari da evitarci qualche altro super colpo lanciato anche su basi difese. E in isole lunghe soprattutto, che alla fine è il punto secondo me debole di questo drago, andare ad utilizzare poi la magia bianca con situazione di attacco di rabbia, che ci consente di congelare le torri per 5 secondi, per andare a immobilizzare le torri dietro. Questo perché comunque sia, nel mentre che stiamo affrontando le torri comunque che abbiamo subito di fronte, le torri dietro comunque iniziano ad attivarsi, iniziano comunque ad attaccare, quindi andando a congelare anche le torri dietro evitiamo super colpi ed evitiamo comunque che nel mentre che siamo impegnati con le torri davanti ci attacchino, ci colpiscano. Questo ovviamente soprattutto per quanto riguarda basi che hanno comunque fulmini nelle isole lunghe, e quindi fulmini che si attivano abbastanza presto e che attaccandoci comunque da lontano possono farci male. Ovviamente, quindi, fatta la prima sequenza, aspettiamo che comunque si ricarichi anche lo sguardo per andare a colpire sempre più torri possibili e andarle a eliminare quanto prima, dando precedenza comunque a quelle che sono le torri poi che fanno più male al drago, come la Lobice, i fulmini, come abbiamo già detto, e anche per esempio la Flak Dark, che comunque è abbastanza forte. E quindi poi riutilizzare sempre la magia rossa per quanto riguarda sia il recupero vita, come abbiamo già detto, e sia il recupero rabbia, e soprattutto attivarla se abbiamo fatto fuori comunque la magia rossa, la torre magia rossa, proprio per comunque
andare ad infliggere ancora più danno alle torri vicine ed aiutarci ad eliminarle. Come abbiamo visto, su basi non difese si va abbastanza bene. Il problema nasce su basi difese. Questo perché secondo me i tempi di recupero della magia bianca che è short e della magia rossa, che è l'unica che li crea alla fine uno scudo, quindi una magia difensiva, sono secondo me troppo lunghi. 5-6 secondi su basi soprattutto lunghe e difese sono praticamente un'eternità. Come vediamo anche in questo attacco, quindi anche se usciamo sull'isola lunga, soprattutto anche se usciamo sia la magia bianca che gli aumenta l'attacco e congela le torri attaccate, sia l'altra magia che va a congelare comunque le torri, anche utilizzando bene queste si va in grossa difficoltà, poiché come non appena le torri si liberano dal congelamento, soprattutto della magia bianca che gli aumenta anche l'attacco, comunque sia, una volta poi usata anche la magia rossa subito, le torri comunque ti vanno a colpire e non ci sono altri modi per difendersi. Quindi, come vediamo in questo caso, riusciamo a shottare la Earth, usare la magia rossa che ci riesce a proteggere dai primi super colpi, ma poi comunque si va a cadere proprio perché poi le torri, come si liberano, ti colpiscono e il drago va giù. Bene ragazzi, anche per questo video è tutto. Se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina in modo tale da essere sempre aggiornati. Se avete domande scrivetele nei commenti e come sempre ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!